Ciao a tutti ragazzi, come promesso ecco il video dettagliato sui magnetotermici. Come ho detto nel video introduttivo della serie, per chi se lo fosse perso vi metto il link in descrizione, i magnetotermici sono interruttori automatici e sono utilizzabili anche come sezionatori manuali. La funzione è quella di proteggere le cose e poi indirettamente le persone. Non dimenticare poi che se ti piacciono i miei contenuti è disponibile sotto al video il pulsante Super Grazie, col quale potrai sostenere il canale e i suoi progetti futuri. Proteggono dalle sovracorrenti che si dividono in sovraccarichi e cortocircuiti. Il classico esempio di un tipo di cortocircuito è quando la fase e il neutro vengono per qualche motivo in contatto. Il sovraccarico invece è quando passa troppa corrente attraverso un componente elettrico. Se ne possono trovare nel formato 1 DIN e 2 DIN. Dal punto di vista funzionale non c'è quasi differenza. La parte che si occupa del cortocircuito è la parte magnetica, appunto per questo è detto magnetotermico, perché all'interno ci sono due componenti, una magnetica e una termica. Prendiamo un attimo quello da 40 A o uno da 32 A e vedete c'è scritto 6000 in questo e 4500 in questo. Questo è praticamente il valore del potere di interruzione del cortocircuito espresso in migliaia di ampere. I tagli più diffusi naturalmente sono il 4500 come questo e il 6000. Vediamo per esempio questo 4500. Questo vuol dire che è in grado, di aprire il circuito e di interrompere quindi la tensione al passaggio di una corrente di picco di cortocircuito fino a 4500 A. Con una corrente di cortocircuito superiore non è garantito il suo funzionamento, cioè i contatti potrebbero rimanere incollati a causa della fusione per la grande temperatura e far sviluppare per esempio un incendio. In certe parti di un impianto elettrico possono esserci dei picchi di corrente di cortocircuito anche superiori a 4500 A. La normativa sugli impianti civili, rappresentata dalla norma CEI 021 aprile del 2022, obbliga l'installatore a inserire, per poter avere tra virgolette la regola d'arte, nei nuovi impianti un magnetotermico come questo, con 6000 A di potere di interruzione del cortocircuito, che deve essere messo subito a valle del contatore, questo per garantire la protezione sia dai cortocircuiti che dai sovraccarichi della colonna montante. Quando vedete nei contatori condominiali, subito vicino al contatore un piccolo box con dentro un interruttore, nel 90% dei casi si tratta di un magnetotermico come questo. Questo è già indice di un impianto dalle buone caratteristiche, però quello che dovete controllare è che sia indicato 6000 A e non per esempio come su questo 4500, perché dalle misurazioni che sono state effettuate dai tecnici del comitato CEI è il valore per far fronte alla maggior parte dei problemi di cortocircuito che possono verificarsi sulla linea montante e subito a valle del contatore. La protezione da 4500 è stata giudicata non sufficiente, quindi questo non si può utilizzare. C'è da dire che l'installazione di un magnetotermico come questo rappresenta un obbligo solo per i nuovi impianti, quindi non vi stupite se il vostro elettricista non ve lo installa in caso per esempio di una manutenzione straordinaria. Ma ora che lo sapete potete tranquillamente farvelo installare dal vostro elettricista. Come sempre, che tu sia solo un appassionato o un professionista, ti ricordo per i tuoi acquisti di materiale elettrico di andare sul sito www.voltaire.it, dove potrai trovare una vasta gamma di prodotti AEG come quelli che vedi nei miei video, oltre a una grande varietà di materiali e prodotti di ogni genere per l'elettricità. I magnetotermici poi possono essere di tipo 1P più N, ovvero un polo protetto più neutro, oppure 2P, ovvero due poli protetti, a seconda che la protezione automatica sia solo sulla linea della fase oppure sulla fase e sul neutro contemporaneamente. Questo per esempio si vede molto bene che dai simboli la protezione magnetotermica è solo sulla linea della fase, mentre invece vedete in linea del neutro è libera. Quindi questo è un magnetotermico 1P più N, quindi un polo protetto più neutro. Questo magnetotermico qui invece mostra che la protezione magnetotermica è su entrambe le linee, quindi sia sulla fase e sul neutro. Altro modo di capire se si tratta di un magnetotermico 1P più N oppure 2P è la presenza o meno della N. Vedete, qui c'è la N e qui invece no. La N, oltre a indicare dove collegare il neutro, vi dice sicuramente che si tratta di un magnetotermico con la protezione solo su un polo, e cioè sulla fase. Comunque, l'unico modo di essere certi è sempre quello di andare a controllare i simboli, che da questo punto di vista sono estremamente chiari. Comunque, indipendentemente dal fatto che si tratti di un polo protetto più neutro oppure due poli protetti, quando andate a staccare un magnetotermico, quindi quando fate così, oppure quando il magnetotermico stacca da solo per qualche motivo,
interrompe la tensione sia sulla fase che sul neutro. Si pensa che i magnetotermici che occupano due DIN o un DIN, quindi due posti o un posto, siano praticamente identici. In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere le caratteristiche di intervento, vediamo che mentre su quello ha un singolo posto, la protezione magnetotermica è solo sulla fase. Nel magnetotermico invece che occupa due posti, la protezione magnetotermica è sulla fase, ma sul neutro c'è comunque la protezione magnetica. Non andate a buttare soldi per comprare interruttori 2P, perché in un impianto monofase, quindi fase più neutro, non servono praticamente a niente. Sono indispensabili soltanto in tutti quegli impianti dove avete per esempio la doppia fase e altre specifiche situazioni. Vediamo invece adesso la protezione dai sovraccarichi, e qui entra in gioco il valore della corrente nominale. Questo numero che vedete, 40, in questo caso c'è scritto 32, in questo caso ancora c'è scritto 16, è appunto il valore della corrente nominale del magnetotermico, cioè la quantità di corrente che deve far passare senza intervenire. La parte dell'impianto elettrico della vostra casa più delicata e quindi più bisognosa di protezione dal sovraccarico sono i fili delle linee elettriche, anche perché essendo poi nascosti nelle pareti è impossibile vedere quando si rovinano. Vanno protetti in modo tale che non vengano attraversati da una corrente superiore a quella per cui sono stati progettati. Un sovraccarico diciamo che si verifica quando la corrente che scorre attraverso l'interruttore supera il suo valore nominale per un certo periodo di tempo. Infatti l'intervento del magnetotermico non è immediato al superamento della sua corrente nominale, ma ci vuole una certa quantità di tempo che è inversamente proporzionale alla quantità di corrente che vi scorre attraverso. Quando una corrente passa attraverso un conduttore, in questo caso i fili elettrici, produce calore, e più corrente passa, più calore viene prodotto. Se il calore è superiore a quello per cui la guaina dei fili per esempio è stata costruita, col tempo si può rovinare o addirittura in caso di estremo calore si può sciogliere. Sciogliendosi, fase e neutro possono venire in contatto e si può creare un cortocircuito, quindi una cosa estremamente pericolosa. La parte interna del magnetotermico che si occupa del sovraccarico è la parte termica, che è appunto sensibile al calore. Questo magnetotermico interviene quando il suo meccanismo interno raggiunge una determinata temperatura che provoca poi lo sgancio. Questa temperatura si innalza al passaggio di una data corrente. Più corrente passa, più si scalda il meccanismo e più scatta in fretta. Maggiore è la corrente nominale del magnetotermico e maggiore sarà anche però la soglia di temperatura da raggiungere prima che avvenga lo sgancio. Tutte le volte che io vado a scegliere un magnetotermico per proteggere una parte dell'impianto, devo tenere in considerazione la corrente di impiego di questa parte. Ogni componente elettrico ha tra le sue caratteristiche la corrente d'impiego. Per esempio, una presa asciugo ha una corrente d'impiego di 16 A, anche se chiaramente non continuativi. Un filo elettrico con sezione da 1,5 mm² ha una corrente d'impiego di 10 A. Una cordina da 6 mm², 32 A e così via. Ora io tralascio le altre variabili, come ad esempio le condizioni di posa. Nel caso si vada ad acquistare un magnetotermico per proteggere la linea delle luci, che ha una sezione di 1,5 mm², sapendo che la sua corrente d'impiego è 10 A, dovrò acquistarlo per forza da 10 A. Non è che posso mettercene uno a caso perché nel più ci sta il meno. Se andassi infatti a proteggere quella linea con un magnetotermico da 16 A, una cosa che purtroppo è abbastanza frequente nei vecchi impianti o in quelli rimaneggiati, permetterei in teoria il passaggio in quella linea di una corrente di molto superiore a quella per cui la linea è stata progettata, con il risultato che prima o poi gli isolanti si rovinano e possono originarsi dei cortocircuiti. È la sezione del filo che determina la sua capacità di trasportare in sicurezza una certa quantità di corrente. Maggiore è la sezione, maggiore saranno gli ampere che potrà trasportare. A parità di corrente, poi, maggiore è la sezione, minore la temperatura che si sviluppa. Facciamo un esempio, tanto per dire. Se faccio passare 16 A per 20 minuti in una cordina da 2,5 mm², la cordina raggiunge, mettiamo, la temperatura di 60 gradi centigradi. Se invece facciamo passare la stessa quantità di corrente per 20 minuti in una cordina da 6 mm², sempre a parità di posa, la massima temperatura che raggiungerà sarà di 30 gradi. Questo ci dice che a maggiore sezione del filo corrisponde a parità di corrente una minore temperatura. La minore temperatura si traduce in una minore perdita di potenza, maggiore durevolezza dell'impianto e maggiore sicurezza in generale. Quindi non è sbagliato sovradimensionare i fili per i collegamenti. Questo ci consentirà sempre un passaggio ottimale della corrente, diminuendo le temperature e di conseguenza anche i rischi di sovraccarico e cortocircuito.
hanno anche la funzione di proteggere gli interruttori che non sono protetti dalle sovracorrenti, come per esempio i sezionatori e i differenziali puri. La protezione si fa ponendo il magnetotermico a monte, cioè prima. Per quanto riguarda poi la protezione dal sovraccarico, e il differenziale puro non è protetto dai sovraccarichi, il magnetotermico che è posto a monte deve avere una corrente nominale pari o inferiore a quella del differenziale puro, per cui la tensione entra dalla parte alta, esce dalla parte bassa, rientra nella parte alta, riesce dalla parte bassa. Questo differenziale puro è protetto a monte dal suo magnetotermico perché questo 40 A è compatibile col 40 A di questo differenziale puro. Se io al posto di questo 40 A mettessi un 25 A, sempre differenziale puro, condannerei questo differenziale puro a rovinarsi, a bruciarsi, perché in teoria potrei far passare da questo differenziale puro fino a 40 A di corrente. Questo differenziale puro, non essendo protetto dal sovraccarico, finirebbe col bruciarsi. Quindi anche la protezione dal sovraccarico deve essere fatta scegliendo interruttori compatibili dal punto di vista della corrente nominale. Spero che il video ti sia piaciuto, come al solito ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai già fatto ed attivare le campanelle così puoi essere avvisato ogni volta che escono i miei video. Noi ci vediamo la settimana prossima, un saluto a tutti.